La scheda audio più economica attualmente sul mercato, ovvero la Behringer UM2, riesce a pilotare lo Shure SM7B? Scopriamolo insieme. Allora, in questo video stiamo testando la Behringer UM2, ovvero la scheda audio più economica attualmente sul mercato, con uno dei microfoni leggendari e più utilizzati soprattutto per fare podcast, ma anche per fare radio, per cantare e quant'altro. A noi interessa però l'aspetto legato al podcast. Ok, allora, dello Shure SM7B te ne ho parlato già in un video precedente, del resto lo conosci, il web è pieno di video, articoli, review su questo microfono. Però non ho trovato, per questo ho fatto questo video, un video che dimostrasse se è possibile utilizzare lo Shure SM7B con la Behringer UM2, e quindi mi sono detto, Ale, facciamo questo video. In questo momento, qui sulla mia scrivania c'è la Behringer UM2 che ha il volume, il gain, come puoi immaginare, ovviamente al massimo. Ha il volume al massimo e in cuffia riesco a sentire, anche la cuffia ovviamente è al massimo, e riesco a sentire un audio decente. Sto registrando quindi il microfono Shure SM7B in modalità flat, quindi dietro non c'è nessun filtro attivato, ma è modalità flat, sta entrando dentro la Behringer UM2 e sto registrando dentro Reaper. Ora, io voglio stare un attimo in silenzio per farti ascoltare una problematica che secondo me emerge, cioè quando alziamo al massimo il volume della Behringer UM2 o in generale di qualsiasi scheda audio super economica, perché io ho preso questa perché ho questa, però se tu ne hai un'altra super economica probabilmente avrai lo stesso problema. Quale problema? Prova a stare in silenzio. Riesci a sentire questo rumore di fondo? Io non sto equalizzando niente, quindi in post-produzione, mentre monto il video, sincronizzo audio e video, ovviamente gli aggiungo un gain per portare tutto a meno 14 lufs. Però voglio farti sentire, in questa parte di video, da adesso ti faccio sentire il gain non portato a 14 lufs. Sei pronto? In questa parte del video non sto portando a meno 14 lufs il volume della mia voce, quindi stai sentendo effettivamente quanto basso è il volume proveniente dal microfono dentro la scheda audio che va direttamente dentro Reaper, in questo caso, ma potrebbe essere Logic, potrebbe essere qualsiasi altro software. Quindi capisci quanto poi bisogna ulteriormente alzare il volume per ottenere un livello audio ascoltabile per le persone. Quindi volume bassissimo da parte dell'SM7B, perché lo sai, è il microfono che ha una preamplificazione più bassa in assoluto. Entriamo dentro la Behringer UM2 con il volume al massimo. Stiamo entrando dentro un software qualsiasi, in questo caso Reaper. Questo è il volume che otteniamo, ok? Come puoi ascoltare è un volume abbastanza basso. Adesso aggiungiamo il meno 14 lufs e portiamo il volume a una soglia decente. Ok, in questo momento stai sentendo un volume decente, ok? Quindi ho normalizzato il gain, l'ho portato a meno 14 lufs e quindi puoi avere un ascolto migliore. Ma ricordati che non sto aggiungendo nessun tipo di effetto, quindi non sto aggiungendo equalizzazione, compressione, non sto neanche aggiungendo quell'effetto voice isolation che c'è su Final Cut Pro X per eliminare un po' di reverbero, perché ti ricordo che in questa stanza c'è un soffitto altissimo e un finestrone gigante proprio accanto a me, quindi c'è reverbero nonostante i pannelli fonoassorbenti dappertutto. Quindi il suono che stai ascoltando è assolutamente pulito. L'unica cosa che ho aggiunto è un meno 14 lufs con Waves, Loudness, VLM, Waves, Loudness, Mastering. Vabbè, insomma, ti metto il plugin che sto utilizzando in descrizione. Questo è quanto. Quindi volevo dimostrarti come sì, la Behringer UM2 riesce a pilotare questo microfono, sì, ma a quale condizione? L'audio che viene fuori è utilizzabile? Ok? Questo è quello che dobbiamo chiederci, quindi a te la scelta. Ovviamente
mi rendo conto che è un video abbastanza strano, perché è un microfono da 370 euro con una scheda da 35-38 euro. Quindi voglio dire, se hai i soldi per comprarti questo microfono, sicuramente non comprerai una Behringer UM2, ma comprerai una scheda di almeno 100-150 euro, no? Quindi sicuramente non avrai problemi di gain. Quindi quello che ci stiamo dicendo adesso vale esclusivamente se utilizzi questo microfono specifico dentro una scheda audio super economica, ok? Quindi se per caso stai pensando, hai una scheda audio economica, stai pensando di comprare questo microfono, ecco che potresti incorrere in questa problematica qui, soprattutto se la stanza nella quale stai registrando non è trattata acusticamente. Ovviamente, se hai dubbi, domande e curiosità, non esitare a commentare questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Per ora è tutto, io ti do appuntamento alla prossima settimana e ti auguro una buona registrazione.